Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, oggi prepariamo una bellissima ricetta molto semplice con i carciofi. Questi carciofi sono chiamati mammole e sono dei carciofi romani. Si distinguono dagli altri perché sono più delicati e hanno una forma più tondeggiante. Con questi bei carciofi oggi faremo dei carciofi ripieni al forno. Avremo bisogno di pan grattato, prezzemolo, capperi, facoltativo e l'aglio. Se vi piace lo mettete tritato, lo impastate assieme al pan grattato, altrimenti potete evitarlo. Dopo avremo bisogno di formaggio grattugiato e naturalmente sale e olio extravergine di oliva più un limone e dell'aceto per mettere a mollo i nostri carciofi. La prima cosa che andremo a fare sarà pulire i carciofi, quindi tagliamo una parte del nostro gambo, ma non tutto. Questo non lo buttiamo via, ma lo andremo a pulire. E adesso dobbiamo togliere le foglie più dure e più secche. Adesso andremo a tagliare anche la punta. È meglio utilizzare un coltello a lama seghettata. E molto semplicemente andiamo delicatamente, senza romperlo, dobbiamo allargare i petali. Vedete, è molto semplice. Generalmente le mammole, essendo più delicati ed essendo più pregiati come carciofi, non hanno all'interno la tipica barbetta che invece hanno gli altri carciofi. Quindi controlliamo, quindi aiutiamoci magari con naturalmente un pochino di barbetta c'è anche in questo caso. Vedete? La andiamo ad estrarre in questo modo per non rompere il carciofo, quindi generalmente questi qui non dovrebbero averla, però è sempre meglio controllare. Prendiamo una bowl, mettiamo dell'acqua fredda all'interno, un limone con la scorza edibile e semplicemente, guardate, andiamo a ricavarci il succo di mezzo limone, in questo modo, per rilasciare maggior aroma mettiamo tutto il limone e ci aggiungo anche un goccio di aceto, circa un cucchiaio. Adesso prendo il carciofo e semplicemente lo immergo all'interno. Vi dicevo che anche i gambi in realtà non vanno sprecati,
vanno semplicemente puliti. Così, guardate. Si toglie la parte esterna che ha questi filamenti, però il gambo tenero interno può essere mangiato, quindi evitiamo anche gli sprechi. Voilà, mettiamo anche il gambo all'interno dell'acqua. Prepariamo il ripieno. Ho messo in una bowl 6 pugni di pangrattato grossolano, 100 g di parmigiano grattugiato, prezzemolo tritato al coltello, una bella manciata di capperi. L'aglio io non lo metto, però se voi volete mettetelo, è sempre un profumo in più, quindi se vi piace tritatelo finemente. Aggiungiamo un filo d'olio e iniziamo a mescolare tutti gli ingredienti. Farciamo il carciofo. Allarghiamo quindi le foglie e iniziamo dall'interno a riempirlo. Dopo, delicatamente, iniziamo a spostare anche i petali e riempiamo anche loro. Fate un po' di pressione con la punta delle vostre dita in modo da spingere verso il basso il ripieno e poterlo farcire al meglio. In questo modo siamo sicuri che non fuoriuscirà durante la cottura in forno. Versiamo un filo d'olio . Guardate che belli! Un bellissimo piatto vegetariano. Perché non dobbiamo sempre mangiare la carne? Anche le verdure sono buonissime. Allora, i gambi vi consiglio di metterli sul fondo della nostra teglia. E tra un gambo e l'altro inseriamo i carciofi. Aggiungiamo anche un bel bicchiere di acqua che andrà ad inumidire il ripieno e durante la cottura non farà asciugare eccessivamente i nostri carciofi. Se vogliamo possiamo aggiungere un altro filo di olio in superficie e inforniamo a 200 gradi per circa 30-40 minuti. Riponiamo verso il fondo del forno e li estraiamo quando tutta l'acqua si sarà evaporata. Bene, ecco a voi il nostro piatto è pronto per essere servito. Mangiati caldi sono veramente super squisiti e delicati. Fatemi sapere se anche questa ricetta vi è piaciuta. In questo caso vi invito a lasciare un like per sostenere il mio canale, è davvero molto importante. Lasciate anche un commento così mi farete sapere se avete apprezzato e ricordate una cosa importantissima: attivate la campanella in basso a destra sotto questo video su tutte le notifiche e sarete i primi a ricevere le mie video ricette. Un bacione, buona serata, ciao e grazie!